23, 23 e mezzo, 23 e mezzo. Un subwoofer così piccolo ancora non l'avevo visto, penso uno dei più piccoli che ci sia in circolazione, Velodyne Micro V X. Quindi prendetevi 10 minuti di tempo che andiamo a vedere se le dimensioni contano davvero. Sigla! Da oltre 40 anni Velodyne Acoustic guida lo sviluppo e il concetto di subwoofer con tecnologie e brevetti innovativi. I più vecchi di voi ricorderanno il Digital Drive Plus, con il servomotore che ancora oggi è considerato il miglior subwoofer al mondo. Invece i più giovani e soprattutto chi mi segue ha sicuramente visto la mia recensione del Deep Blue. Se non l'avete fatto andatelo subito a vedere perché è un subwoofer mitico, veramente eccezionale e merita di essere visto e soprattutto vi do anche dei consigli per quanto riguarda la posizione del subwoofer nell'ambiente. Vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato, io ho contattato personalmente Velodyne Acoustic che è stata gentilissima, infatti ringrazio per mandarmi i subwoofer in prova. Oggi invece è un prodotto diverso dal solito, andiamo a vedere il mini sub, è la prima volta che provo un mini sub, quindi ero molto curioso di vedere come si sarebbe comportato all'interno del mio ambiente, che comunque non è piccolo. Stanno prendendo quota nel mercato high-end questi subwoofer. Abbiamo già visto in giro, per esempio, l'SVS che ha fatto il Micro 3000 oppure il KFC 62. Non mi chiedete una comparazione perché purtroppo questo è il primo che provo. Ma in futuro speriamo di provarne di altri, soprattutto di vederne altri. Per vedere i primi sub bisogna tornare un po' indietro, e più precisamente al 2003, quando Velodyne Acoustic uscì con il Micro V. Nessuno credeva che si potesse chiudere tanta potenza in così piccole dimensioni, ma aveva talmente tanta potenza che se spinto al massimo incominciava a saltare per la stanza. Ci fu poi quindi un aggiornamento soprattutto sulla stabilità del cabinet con l'introduzione dell'alluminio. Nasceva così il Micro V MK, che è molto simile al Micro V X, come vedremo, ma non presenta i coni in fibra di carbonio e l'amplificazione in classe AB. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a dargli un'occhiata da vicino. La prima cosa che salta all'occhio è la sua compattezza, la costruzione e l'eleganza. Un vero prodotto high-end. Un'eccellente scelta di materiali esoterici, come il cabinet totalmente in alluminio e il cono in fibra di carbonio. Velodyne l'ha detto da subito che per loro è più importante la qualità che il costo finale. Abbiamo fatto anche una live con il CEO di Velodyne Acoustic, andatela a vedere perché è molto interessante e purtroppo è in inglese, però se c'è qualche domanda chiedetemi. Davanti troviamo il driver frontale con cono in fibra di carbonio da 6,5 pollici e due radiatori passivi laterali sempre in fibra di carbonio per implementare la potenza musicale necessaria a soddisfare le nostre povere orecchie. Griglia frontale non magnetica per garantire il miglior accoppiamento e piedini isolanti in elastomero per la massima stabilità. Dietro in basso abbiamo il pulsante di accensione on-off e gli ingressi di potenza per i diffusori. Ma a cosa possono servire questi ingressi? Beh, è molto semplice. Mettiamo caso che non avete un'uscita dedicata per il subwoofer oppure un pre-out da mandare al subwoofer. Ecco che con un singolo cavo
che può uscire dal vostro amplificatore, che esce dal vostro amplificatore per andare ai diffusori, ci potrete collegare anche i subwoofer. Semplice e potrebbe risultare molto utile. Vedone Acustica ha sempre integrato questi ingressi nei suoi subwoofer. Poi abbiamo gli ingressi e le uscite di linea ed LFE nel caso vogliamo collegare il subwoofer ad un home theater. Premendo internal crossover possiamo abilitare il crossover del subwoofer per poi poterlo regolare da 40 a 200 Hz. Altrimenti in home theater ci basterà premere il pulsante Subwoofer Direct. Regolazione per quanto riguarda la fase a 0 oppure a 180 gradi, controllo del volume e l'accensione e lo spegnimento automatico, che io lascio sempre su auto. Se avete problemi a collegare il subwoofer, io vi rimando sempre al manuale del produttore. Mi raccomando, guardateli perché trovate tutte le informazioni necessarie. In ogni caso andate a vedervi le mie recensioni di subwoofer oppure la sezione Home Theater Basic, dove sicuramente troverete in uno dei miei tanti video consigli utili per fare tutto questo. Nella confezione, oltre al cavo di alimentazione da 2 metri circa, troviamo anche questo comodo telecomando, dal quale potete invertire la fase tra 0 e 180 gradi e diminuire o abbassare il volume. Ho da dire però qualcosa su questo telecomando. Mi sarebbe piaciuto in più vedere magari lo stato del volume, il livello del volume, per capire più o meno a che punto sono. Il woofer pesa totalmente 3,6 kg, ha un'escursione meccanica massima di 24 mm e la bobina è da 2 pollici di diametro con 4 strati di avvolgimento, per ridurre al minimo la distorsione e rendere l'escursione elevata e precisa. Motore doppio magnete in ferrite X30 sovradimensionato, surround in gomma nitrica per escursioni estreme ed il cono in composito leggero in fibra di carbonio per una maggiore sensibilità e risposta ai transienti. L'amplificatore in classe AB monta il DSP Analog Device ad alta risoluzione, con algoritmo migliorato per la tecnologia DDCS, Digital Drive Control, sistema attivo che assicura il movimento lineare della membrana per una riproduzione priva di distorsioni. Gli ingressi di linea sono abilitati anche per l'audio professionale, per segnali di ingresso fino a 4 volte. Alimentatore switching ad alta efficienza con 2 MOSFET da 650 V 17 A e amplificazione high-end in classe AB con ben 4 MOSFET 180 V da 34 A. Bene, ora passiamo a vedere il setup della mia prova. Io ho fatto diversi video per quanto riguarda i subwoofer, soprattutto sull'importanza di avere un doppio subwoofer o più subwoofer all'interno della vostra stanza. Andate a vedere nella sezione Home Theater Basic. Il setup in prova era composto dalle Sonetto 1 amplificate dalla MC312, purtroppo utilizzo quello che ho a casa, più il Micro VX. Ho scelto la posizione frontale centrale per il subwoofer perché era quella che all'ascolto mi dava più soddisfazione. Questo apre un capitolo importante che magari analizzeremo in futuro, che non sempre una risposta in frequenza lineare e dritta può dare magari un ascolto piacevole. Quindi non focalizzatevi troppo sulle misure, contano, però è anche molto più importante andare a fare la prova d'ascolto e soprattutto capire se il subwoofer vi piace in base ai vostri gusti e anche in base al vostro genere musicale. Il taglio tra Sonetto 1 e subwoofer era gestito dal mio Synth amplificatore CX5200 della Yamaha. Anche qui andatevi a vedere la recensione perché è un ottimo prodotto e soprattutto molto interessante. Perché parlo di taglio? Parlo di taglio perché è sempre importante andare a eseguire quello che sono le frequenze basse solo magari da un diffusore. Questo per non creare magari cancellazioni oppure dei picchi che magari andrebbero a dare fastidio. In questo caso il taglio era 80 Hz e con le Sonetto 1 vediamo dopo come si è comportato. Ci sono anche diversi modi per andare a gestire questi tagli, nel caso non avete un synth amplificatore e magari avete solo una configurazione puramente hi-fi. Vedremo anche di seguito che il subwoofer è molto audiofilo e soprattutto consigliato per chi ascolta musica. Ci sono anche strumenti esterni, come vi ho detto, per eseguire questi tagli, che sono dei crossover attivi. Io ne proverò uno in futuro, mi arriverà e vedremo insieme come si comporta e soprattutto come utilizzarlo. Ma come si è comportato il subwoofer nella mia configurazione? Questo piccolo mostro ha una risposta sonica ai transienti ed è sicuramente il subwoofer più reattivo che io abbia mai provato. Grazie anche alle piccole dimensioni del driver ed il cono ultra leggero in fibra di carbonio. Si integra talmente bene con le Sonetto che sparisce nella stanza facendoti dimenticare la sua presenza.
Mentre un subwoofer più grande potrebbe essere un po' invasivo sia per quanto riguarda le dimensioni che le sue performance, il Micro V-X si integra perfettamente, andando a supportare per esempio le vostre bookshelf quando c'è bisogno. Non abbiamo quelle esplosioni di potenza e quella dinamica che abbiamo visto per esempio con il Deep Blue, quindi non aspettatevi magie, soprattutto nel cinema. Ma trovo che sia invece un subwoofer più adatto alla musica, per quell'audiofilo più scettico e purista che ancora purtroppo non crede nei subwoofer. È adatto per chi cerca un subwoofer piccolo, non invasivo, elegante, da poter collocare in qualsiasi posizione, anche all'interno di un mobile per esempio, sempre lasciando un po' di spazio per i radiatori passivi laterali. Se siete invece alla ricerca di impatti forti e non avete problemi di spazio, io mi muoverei verso più il Deep Blue. Per quanto riguarda le alternative al Micro V-X ci potrebbe essere l'SVS Micro 3000, però io non lo prendo tanto in considerazione perché è già un po' più grande, parliamo già di 27 cm circa, che è già una dimensione un po' più importante. Infatti io trovo che un subwoofer, se deve essere piccolo, deve essere veramente mini. L'alternativa più vicina potrebbe essere il KF C62, però parliamo già di un prezzo di listino più alto. Infatti il Micro V-X dovrebbe costare intorno ai 1250 euro, invece il KF siamo già sui 1500. E ora passiamo ai pro e ai contro. Cosa mi è piaciuto? Elegante. Prestazioni soniche e precise, materiali e finiture di prima qualità, amplificazione in classe AB, piccolo che più piccolo non si può. Micro V-X è la prova che Velodyne Acoustics sta ritornando alla grande e soprattutto in futuro secondo me ne vedremo delle belle con tante novità. Sia lui che Deep Blue hanno lasciato il segno a casa mia e mi piace che guardano a 360 gradi con prodotti per tutti i gusti. Bene, da me è tutto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e ci vediamo presto. Ciao!